Bene amici, ci troviamo al largo di Soverato e siamo a bordo del Rainier International Cayman 37.0 hardtop spinto dalla coppia di Honda da 350 cavalli ognuno. Oggi siamo al largo in navigazione per testare le performance dello scafo in combinazione con i due motori che rappresentano la potenza intermedia tra la minima di 500 cavalli e la massima di ben 900 cavalli complessivi. Come vedete dalla camera anteriore le condizioni meteo marine sono ottimali per spingere al massimo questi V8 di Honda, poiché c'è un mare piuttosto calmo e tranquillo con una leggera brezza, ma approfitteremo anche del passaggio di alcune imbarcazioni a noleggio per testare la stabilità dello scafo sull'onda e vedere anche le performance sul mosso. Io attualmente mi trovo al minimo, velocità 3,4 nodi, consumo 2,6 litri per ora a 600 giri. Il consumo che vi dirò sarà complessivo per entrambi i motori, quindi ovviamente dovremo dividerlo per analizzare la singola potenza. Ma iniziamo a navigare. Manette elettroniche che io sto gestendo in sync, così devo spingere solo una leva e entrambi i motori lavoreranno alla stessa andatura e ovviamente stacco di sicurezza ben allacciato perché navighiamo sempre in sicurezza. 1300 giri attualmente, velocità 6,4 nodi, consumo 7,6 litri per ora, ma saliamo ancora. Il trim è totalmente abbassato e lo solleveremo andando avanti con la navigazione. Attualmente siamo 3 persone a bordo con il 30% di carburante e 0% d'acqua per cercare di raggiungere la massima velocità disponibile da questa carena. Carena che è dotata di un doppio step per ridurre la superficie bagnata, poiché ad alte velocità si viene a creare un vortice turbolento d'aria che va a rimuovere, a ripulire ulteriormente la carena, con il risultato di uno scafo più leggero sull'acqua e al tempo stesso anche con minor vibrazioni. 1800 giri, 8,2 nodi, saliamo ancora. Guardate come in questa andatura intermedia notiamo un leggero sollevamento della prua, una piccola cabrata, ma la visibilità resta ottimale grazie all'ampio parabrezza in cristallo come abbiamo visto nella presentazione a bordo, che ci permette di essere ben riparati dal vento frontale, vento che in questo caso io non avverto minimamente al volante, ma andando avanti con la navigazione nelle virate sicuramente lo avvertirete all'interno del microfono. 2400 giri, 10,9 nodi, consumo 20,4 litri per ora. Guardate, si sta iniziando a formare la scia e come vi dicevo la prua si sta sollevando leggermente a indicare l'ingresso in planata, quindi assecondiamo le esigenze dello scafo che è anche dotato di pattini e in più l'intero sistema di costruzione ci permette di avere un intero manufatto più leggero e più solido grazie alla realizzazione con un sistema in monoscocca, quindi l'intero scafo e l'intera coperta nascono da un unico stampo senza alcun tipo di giunzione, c'è già la predisposizione di tutti i portelli e i serbatoi, così da non avere porzioni aggiunti, quindi non solo è più leggero, ma non avremo neanche scricchioli causati dalle giunzioni e dai sistemi di ancoraggio. Continuiamo a salire, 12 nodi, motori che sono dotati anche della tecnologia Blast di Honda che eroga il massimo della potenza quando richiesta, ma hanno anche la tecnologia VTEC che regola automaticamente la fasatura delle valvole in base alle esigenze appunto delle manette della centralina di controllo motore. E ci troviamo quindi a 2800 giri, velocità 14,2 nodi, 3,3 litri per ora totali, planata bassa ma iniziamo a salire di velocità e guardate stiamo raggiungendo i 3000 giri e il display fornito da Honda si illumina di verde a indicare l'attivazione della tecnologia EcoMo che ottimizza il rapporto tra carburante e ossigeno, permettendo quindi di navigare ad andature di crociera riducendo il consumo. Il tutto si traduce con un'andatura di 19,2 nodi con un consumo di 34 litri per ora complessivi, quindi consumo medio al di sotto del litro miglio per singolo motore, davvero ottimizzato per questa tipologia di battello. Ma saliamo ancora. Con questo scafo e questi motori io mi aspetto andature di crociera più sostenute, come in questo caso iniziamo a navigare e a distenderci. Guardate come la prua si va a livellare sull'orizzonte, la carena si ripulisce dall'acqua, dall'impatto, riduciamo l'attrito grazie al sollevamento del trim che sto attuando in questo momento. Siamo a un 15% di trim e navighiamo tranquillamente a 27,5 nodi a seconda dell'onda, attualmente 28 nodi, con un consumo di 54 litri per ora, quindi consumo invariato 1 litro miglio per motore, davvero ottimo rapporto. E a questa andatura iniziamo già a stressare lo scafo, abbassiamo leggermente trim e ci prepariamo a una virata a sinistra. Guardate, virata
sportiva con un raggio di curvatura costante, ma io sto manovrando solo con una mano grazie alla timoneria steer by wire di cui questi motori sono dotati. E ora guardate la tecnologia VTEC come inizia a far cantare questi motori. Andiamo a incrociare le nostre onde. Guardate, non avvertiamo minimamente l'impatto grazie al brevetto di Ranieri International che interpone dei silent block tra scafo e coperta, quindi l'impatto sull'onda viene letteralmente smorzato, quindi non sono trasmesse vibrazioni durante il mare mosso. Attualmente 5.000 giri, 38,2 nodi, consumo 97,4 litri per ora. Siamo usciti dal range di crociera e io inizio a sollevare ulteriormente trim per far lavorare il doppio step. Guardate come stiamo aumentando di velocità. Io non ho toccato minimamente manetta, ma siamo a 5.400 giri solo sollevando trim. Lo step lavora e siamo a 42,9 nodi, 43 nodi, ma vediamo dove ci portano. A fondo manetta del tutto e sollevo trim ancora. 44 nodi, consumo 123,8 litri per ora, trim 78%, ma guardate come ci stiamo distendendo, lo scafo lavora ancora di più, 46,5 nodi, 47 nodi. E a questa andatura ci prepariamo a una virata dritta questa volta, non fatelo a casa. Guardate qui, andiamo a far lavorare la carena, avvertiamo solo leggermente la forza centrifuga, ma sentite come riesco a parlare tranquillamente. Andiamo in derapata, avvertiamo lo stress sull'onda, ma io sono ancora con manetta affondata. E guardate qui come lo scafo accompagna ogni nostro tipo di esigenza. E ora ritorniamo sul dritto e sgasiamo nuovamente. E proprio in virtù di questa tecnologia Plus io abbasso leggermente manetta, raggiungiamo un'andatura costante di 32 nodi, ma ora aspettiamo che si livelli. E guardate qui il cambio di passo adesso da 29,1 nodi a fondo manetta e i motori rombano. Guardate che divertimento. Vi ripeto, siamo in condizioni di test, il mare è tranquillo davanti a noi, ma io in questo momento posso dare sfogo a questi 700 cavalli sullo specchio di poppa. Incrociamo le nostre onde attraverso. Guardate come anche il rollio è ridotto al minimo grazie ai tubolari in neoprene Orca che sfiorano l'acqua a poppa, quindi ci bilanciano anche durante le virate. Ma ora rimettiamo nuovamente in folle e vediamo anche in quanti secondi da fermo questi motori ci portano fuori dall'acqua, in quanti secondi raggiungiamo la velocità di punta. Eccoci quindi in folle, i motori sono già al centro con il volante qui davanti a me e non mi resta che abbassare trim e 3, 2, 1, via! Manetta affondata del tutto, sentite la spinta, veniamo incollati al sedile, siamo già in planata, 14 nodi, 18 nodi, io solleverò trim automaticamente, 25 nodi, 28 nodi, 30 nodi, siamo a 5.000 giri, 36 nodi, 37, 40 nodi, sollevo ancora trim, entra in funzione lo step, 43, 44 nodi, siamo controcorrente ma sollevando ancora trim, puliamo la scia e arriviamo a 45 nodi, consumo invariato, 120 litri per ora totali. Quindi cari amici, questo è Ranieri International Cayman 37.0 hardtop. Vi mostro solo un'ulteriore virata. Guardate qui, adesso andiamo a chiudere il raggio e andiamo a inclinarci, tiriamo tutta la sportività da questi motori e da questa carena. Guardate come posso inclinarmi e non avere nessun tipo di problema. Andiamo a incrociare anche le nostre onde e chiudiamo il 360 e ora ritorniamo sul dritto. Divertentissimo, ma cari amici, io non vorrei mai scendere attualmente, ma purtroppo dobbiamo rientrare in banchina. Come vi dicevo, questo è un battello che consiglio a tutte le persone che vogliono abbinare non solo il comfort delle navigazioni diurne grazie all'ampia coperta libera da ostacoli, una grande dinette di poppa che ci permette quindi di restare anche ben riparati come abbiamo visto con le ampie mastre in vetroresina, ma anche la zona di prua
non rinuncia al prendisole con una grande chaise longue anteriore e soprattutto possiamo anche sfruttarlo in ottica crociera per una famiglia di 2 adulti e 2 bambini, con il letto matrimoniale a prua, la cuccetta di poppa al di sotto del piano di calpestio e il bagno in cabina separata. Per quanto riguarda la navigazione abbiamo visto che possiamo scegliere un ampio range di andature di crociera con questi motori che ci permettono quindi di navigare con un consumo medio di 1 litro miglio o addirittura inferiore, come nel caso delle andature sui 23 nodi come abbiamo visto in questo test, ma che all'occorrenza può trasformarsi in un binomio piuttosto sportivo, raggiungendo anche velocità di punta di 45-46 nodi, ma tenendo sempre il pieno controllo del mezzo. Quindi cari amici, come sempre, se il video vi è piaciuto vi invito a iscrivervi al canale YouTube e alla pagina Facebook, lasciate un like e taggate le persone che pensate possano essere interessate. E come sempre, per tutti i prossimi video ci vediamo sempre qui su The Sea Team!